Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video. Siamo qui di nuovo su Minecraft modalità estrema e oggi continueremo da dove abbiamo finito l'altra volta, ossia ciò che faremo oggi sarà costruirci la nostra miniera. In questo modo potremo ottenere risorse utili come il ferro, il carbone e robe del genere. La costruiremo sull'isola e probabilmente è quello che faremo in questo episodio, quindi mi raccomando ragazzi, rimanete fino alla fine e vedrete che lavoro riuscirò a fare. Allora, iniziamo. La miniera io vorrei iniziare facendola qui. Oppure qui dietro, non lo so, non mi sono ancora deciso. Anzi no, forse sarebbe meglio farla qui. Allora, ciò che farò, sì. Me la farò qui, la miniera. Praticamente lo farò in uno spazio 5x5. Così. Il modo in cui costruisco io le mie miniere è che di solito scavo un buco enorme in cui posso poi saltare alla fine e ci metto l'acqua in fondo, così non prendo danni da caduta. E poi ci metto anche la mettiamo qua. Qua ci metteremo anche una scala, così potremo salire. Quindi ciò che farò adesso sarà costruire qui un grande buco. Ovviamente questa parte la taglierò. Prima però andrò ancora a prendermi un po' di legna, mi farò un po' di scale così potrò piazzarle qui e non avrò più problemi. Ci vedremo quando avrò finito il buco, così potremo proseguire velocemente con la nostra miniera. Oh, ma guarda, ho trovato già del ferro. Non ho ancora scavato molto e già abbiamo il ferro. Questo è ottimo perché potremo costruirci un secchio e quindi prendere l'acqua e metterla poi in fondo a questo enorme buco che stiamo scavando. Questo è perfetto. Così già faccio tutto più veloce, no? Bene, continuiamo. Sono già a 5 blocchi. Sono sceso già 5 blocchi. Vediamo a che altezza siamo. Siamo a 63, ok, dobbiamo arrivare a 10. Vabbè, ce la faremo col tempo. Ok, sta diventando notte, quindi ciò che devo fare ora è mettere qui un po' di torce, così non spawna nessuno. Vado anche a dormire per evitare brutte sorprese, anche per evitare i fantasmi. Allo stesso tempo, prima di andare a dormire, vedo se c'è un po' di grano che posso raccogliere. Ah, eccolo, infatti. Ok. Andiamo dentro casa e ci costruiamo subito ancora alcune cosette che potrebbero servirmi più in avanti. Allora, innanzitutto mettiamo qui dentro il ferro. Il ferro poi lo trasformerò in secchi e lo userò anche per farmi una fornace di quelle lì per cuocere i minerali, che fa il doppio della velocità per cuocere i minerali. Quella è una cosa buona. E poi dobbiamo anche prenderci una fornace che cucina il cibo, però tutto a suo tempo. Adesso all'inizio io ciò che voglio fare è prendermi un po' di legna. Così dovrebbe andare bene. Ci costruiamo le slab. E con le slab posso farmi... Dov'è? Non il barile. Ah, ok, ora mi ha dato la ricetta, perfetto. No, mi serve... Ecco qua, compostiere. La compostiera è un blocco molto molto utile perché, vi spiego, praticamente noi se andiamo adesso qui, no? Lo mettiamo di solito qua vicino alle nostre farm. Mettiamo che noi abbiamo qui del grano, no? Tutto quanto è già cresciuto, no? Mettiamo che la farm è già finita. I semi alla fine non ci servono a niente, quindi i semi voi li potete mettere qui dentro. Questo va crescendo, si va riempendo e alla fine vi dà uno di polvere di ossa. Non mi ricordo più come si chiama, però comunque sia quella polvere lì che vi permette di far crescere le robe tipo le zucche e robe del genere molto più velocemente. È molto importante averlo in Minecraft, per questo io lo costruisco sempre nei miei mondi. Bene, ho dormito, ho riposato, quindi ciò che farò ora sarà ritornare qui giù nel buco. Già c'è un po' di carbone, quindi
Ora continueremo questa parte qui, come ho detto la taglierò e vedrò fino a che punto arrivo. Se trovo qualcosa di interessante ovviamente ve lo mostrerò. Ok, sono tornato dalla miniera. Sono arrivato a tipo 40 di livello, no? Di livello d'altezza. 40, 30, sì, più o meno. Ci sono già quasi a metà. Per questo ora sono tornato notte, ho preso un po' di ferro, quel ferro che avevo messo qui dentro. Ora uno lo trasformeremo in un secchio, così. Poi il resto invece lo userò per farmi quella fornace che vi avevo detto, che è una fornace molto importante che ci servirà. Prima però devo mettere a cuocere della pietra. Dovrebbero essere tre, in teoria. Poi devo crearmi un'altra fornace. Ne creeremo due. Creeremo anche subito quella del cibo, già che ci siamo. Invece qua il coso da cartografo lo prendiamo e lo mettiamo da qualche altra parte perché così facciamo un po' di spazio. Lo mettiamo... Nel frattempo lo mettiamo qui. Allora, la pietra è cotta, dobbiamo cuocerla 2 volte perché deve diventare quella pietra proprio liscia liscia che ci serve. Questa qua. E ora vedrete che è apparso il nuovo progetto. Vediamo se lo trovo. Allora dovremo farci questo, per questo ci serve della legna. Questo è per il cibo. E poi dobbiamo farci questo qui che è per i minerali. Vuol dire che ora ci prendiamo 4 di legna. Di questa però, dei tronchi. Perfetto. E ora possiamo farci subito quello del cibo. Dov'è? Eccolo qua. L'affumicatore. Abbiamo qui 3 e ci facciamo anche l'altro. Dov'è? Eccolo qua. Perfetto, non abbiamo più ferro, però abbiamo queste due cose qui che ci serviranno. Abbiamo qui l'affumicatore e abbiamo qui, oddio, il forno fusorio, ecco. Quindi l'affumicatore ci servirà per tipo per cuocere le bistecche, roba del genere, con il doppio della velocità. Quindi se mettiamo qualcosa qui dentro ha il doppio della velocità rispetto alla fornace normale. E invece qui stesso principio, solo che qui invece del cibo ci mettiamo i minerali. Quindi doppio di velocità anche qua, utilissimo per cuocere il ferro, l'oro e queste cose qui. Bene, ora torniamo in miniera, dormo un po', torno in miniera e vi avverto quando ho trovato la prossima cosa. Ok, bene, sono ritornato su perché ho finito i picconi e sta diventando notte. Ora dobbiamo costruirci altri picconi. Allo stesso tempo ho trovato del ferro e vi mostrerò un po' come funzionano queste fornaci. Allora, vi farò la comparazione. Prima vi mostrerò qui la fornace, questa qua. Come vedete, fate attenzione quanto è veloce. Questa è la fornace normale, giusto? Perfetto, era finita. Ora invece vi mostro la fornace fusorio, il forno fusorio. Vedete quanto è veloce? È il doppio della velocità. Per questo io di solito la prima cosa che faccio sempre quando ho del ferro è costruirmi questa fornace qui perché veramente è molto molto utile, spreco molto meno tempo e ce l'ho tutto quanto pronto in meno tempo. Sono 5 di ferro che vi costa, se non mi sbaglio, quindi è una cosa buonissima. Stessa cosa qua per l'affumicatore appena avremo qualcosa da cuocere, da mangiare. Parlando di cibo, ho preso anche dei semi da qui fuori. Come vi ricordavate che qui avevamo ancora del grano. A proposito, questo è cresciuto. Togliamo l'ultimo. L'ultimo po' di grano. Perfetto. Ho tolto tutto quanto qui. Quindi ora ho anche tutti questi semi. Questi semi ora li piazzerò. E vi mostrerò anche come usare qua la compositora. Ok, abbiamo qui. Piantiamo gli ultimi semi. Prendiamo tutto il grano che è cresciuto. Qui
ci potremo fare un bel po' di pane. Perfetto. Abbiamo tipo 60 semi, ovviamente sono molti più semi di quelli che ci servono, quindi questi finiranno nella compostiera. Ricopriamo tutto quanto, va bene. Bene, mi rimangono 42 semi, ora vi mostro come funziona. Lo mettete qui dentro e vedete inizia a crescere. Con ogni seme che mettete cresce un po' di più. A volte non cresce. Bene, adesso. Perfetto. E vedete, ora abbiamo la farina addosso. E facciamo la stessa cosa con tutti gli altri semi. Mettiamo dentro, piano piano va crescendo e piano piano ci farmiamo la farina addosso. Questo è molto utile perché con questa possiamo far crescere alberi, i semi di zucca, ogni cosa pensabile, ogni pianta possiamo farla crescere con la farina di ossa. In più possiamo anche costruirci il blocco d'ossa che se uno non ha il quarzo è uno dei blocchi migliori, cioè più belli da vedere nel gioco. È un blocco molto molto carino. Comunque per ora lo mettiamo qui dentro che non ci serve. Anche questo. Il pane ce lo facciamo velocemente. Così. Così abbiamo già del cibo. Abbiamo qui un altro. Perfetto. Bene, qua ha già finito, quindi posso prendermi questo ferro. Ora, una delle cose più importanti nel survival, specialmente in modalità estrema, una delle cose che vi salveranno la vita sono gli scudi. Quando avete un po' di ferro che vi avanza, prima di costruirvi gli attrezzi, costruitevi uno scudo, perché veramente se ci capita, adesso qui sull'isola non ci succede niente perché l'abbiamo resa a prova di mob, però appena mettiamo un piede fuori dall'isola o magari qui stiamo scavando in giù, ci troviamo per esempio una caverna o roba del genere, possiamo trovarci dei mob ostili che potrebbero veramente rovinarci la giornata. Per questo, per proteggerci, noi ci faremo uno scudo. Vediamo dov'è. Eccolo qua. Scudo. Ora lo scudo io lo posso mettere qui nella mia seconda mano e con lo scudo posso parare. Il scudo blocca le frecce degli scheletri, blocca ogni singolo attacco dei nemici, blocca perfino i creeper, l'esplosione di un creeper. Quindi veramente avere uno scudo è tanta cosa. Ora che abbiamo altri attrezzi che ci avanzano, possiamo costruirci un altro secchio perché ci servirà. È sempre consigliabile avere 2 secchi. E poi ci costruiremo il nostro primo piccone in ferro, perché se ci capita di trovare dell'oro, del diamante o della redstone, ci servirà un piccone di ferro per prenderlo. Quindi ci facciamo il piccone di ferro, ce lo teniamo da parte, non lo useremo per scavare per ora, perché il ferro non è che ne abbiamo troppo. Per questo ci costruiremo altri picconi di pietra. Ne facciamo 4, dovrebbero bastare. Bene, ora tutte le altre cose le metto qui dentro e poi tornerò sotto a scavare e finiremo un po' il nostro ingresso alla miniera. Questo è solo l'ingresso, la miniera dobbiamo ancora farla. Ok ragazzi, ci siamo. Sono arrivato proprio in fondo al livello 10, come vedete siamo adesso a livello 10. Livello 11 è il posto migliore in cui stare, quindi noi inizieremo a scavare a queste altezze qui, come vedete livello 11. Ora qui però a livello 10 ci metterò l'acqua e poi scaverò ancora una in giù, così avremo 2 blocchi d'acqua, così non prenderemo danno da caduta. Vuol dire che ora ci mettiamo qui l'acqua. Allora, abbiamo bisogno di altra acqua però, almeno un altro secchio. Allo stesso tempo ho anche trovato già dell'oro, quindi quello ora lo metteremo nella fornace. E ho trovato altro argento, no, argento, metallo, altro metallo, quindi anche quello ci servirà. Vuol dire che siamo a un buon punto già. Abbiamo malapena scavato le entrate, abbiamo già un bel po' di materiali che ci possono servire. Allora, vediamo. Ecco qui. Già che è buio, intanto entriamo dentro prima di continuare sotto. E vi mostro velocemente qua. Ci mettiamo prima sì, continua a dire l'argento. Prima il ferro, perché è più veloce, abbiamo 11. Nel frattempo qui ci metto metà dell'oro.
E poi il resto lo metto qui dentro. Ora, appena avremo finito di scavare la nostra miniera, la nostra entrata, una cosa che dovremmo fare è allargare un po' la casa, perché con 2 chest non mi ci trovo bene, dobbiamo anche farci un tagliapietra, quindi ci serve più spazio, vuol dire che faremo andremo un piano in su e l'allargheremo un po' la casa, diciamo, ecco. Espanderemo un po' la nostra casa, in questo modo avremo più spazio per le nostre cose. Perfetto. Abbiamo quasi finito il metallo. Perfetto. Allora, ora con questo tecnicamente potremmo costruirci i nostri attrezzi, queste cose qui. Al momento preferisco ancora evitare perché mi ci trovo bene anche con gli attrezzi di pietra per ora. Qui prendiamo l'oro, intanto lo mettiamo da parte, lo useremo poi per costruirci un orologio, che a me piacciono un sacco perché così so sempre che ora è e so quando esco dalla miniera se aspettarmi i mostri o no. Ok. Perfetto. Quindi ora abbiamo un secchio. Dormiamo prima. Quello sempre bisogna farlo. Ricordatevelo sempre. E ora vi mostrerò come funziona praticamente la mia miniera. Dobbiamo farci anche velocemente, già che me ne sono ricordato, una botola, perché la botola poi ci servirà. Ah, e importante, ci serve anche un pulsante. Ecco qua. Allora, adesso, qui chiuderemo tutto quanto con il legno. Perfetto, così. A parte il blocco a centro, quello lo useremo poi per cadere giù. Ci metteremo la botola. Ah, che schifo. Perfetto, ora mettiamo la botola qui. E ci mettiamo qua. Così. Poi una curiosità che mi viene, se metto il pulsante qui sopra, funziona comunque? No. Quindi devo per forza metterlo qui. Ok. Quindi noi poi andremo qui sopra, lo attiveremo e cadremo giù. La cosa che ci serve ora però prima è mettere l'acqua, perché se cadiamo ora moriamo e tutto il mondo, vabbè, diciamo che è ciao ciao. Quindi ora scendiamo qui, per il momento usiamo ancora le scale. Ci servono solo 2 blocchi d'acqua, quindi 2 blocchi riempiti con l'acqua, uno l'abbiamo già riempito. Ora mettiamo l'altro qui e quello del mezzo ora possiamo usarlo come una fonte d'acqua infinita, come vedete. Mettiamo così, così e così. Perfetto. Quindi ora ciò che manca è scavare un blocco in giù e abbiamo la nostra piscina antidanno da caduta. Dovete togliere tutto quanto perché se appunto se atterrate solo su un blocco, se non mi sbaglio, prendete danno alla caduta. Io lo farei 2 per sicurezza, sempre, di profondità. Prendiamo tutto quanto. Perfetto. Poi ci faremo qui la nostra miniera. Qua inizieremo poi a scavare. Voglio mettere qua questo e farlo un po' bello. Lo facciamo così. Perfetto. Quindi qui sarà la nostra miniera. Ci costruiremo una grande stanza e poi vi mostrerò anche il modo migliore per trovare i diamanti. Appunto per questo sono sceso all'altezza 11. Vi spiegherò tutto poi con calma. Prima però riempiamo tutto di luci. Bene. E ora la botola dovrebbe funzionare, in teoria. Adesso potrò per esempio fare così.
Ok, ho sbagliato. Non potrò fare così. Allora lo mettiamo qui. Ok. Un po' strano, un po', mi sembra un po' buggato, ma va bene. L'ultima volta non è successo così, però... Ehi, l'importante è che riusciamo a scendere. Quindi questo è l'inizio della nostra miniera. Ora nel prossimo episodio inizieremo a scavare un po' di più e vi mostrerò il modo migliore per trovare i diamanti. Quello faremo tutto con comodo. Ora prendiamoci ancora un po' di grano e così abbiamo un po' di pane e niente. Il resto lo mettiamo nella compostiera, i semi. Poi vediamo, ancora espandiamo un po' la casa, giusto? Lo facciamo ancora in questo episodio. Perché la legna io ce l'ho. Quindi l'unica cosa che devo fare effettivamente è espandere la casa. Ok, 27 semi. Ci prendiamo la nostra farina d'ossa. Perfetto. Già so come la allargherò di qua, lo farò tipo grande così, fino a qua. Sarà molto carino, però lo facciamo al piano di sopra, per questo adesso mi serve tutta la legna che posso prendere. Mi servono anche le slab, perché qui come facciamo? Aspettate. Mm, in teoria possiamo fare che poi togliamo il letto e lo mettiamo su. No, il letto ci serve qui sotto. Toglieremo le fornaci, il letto lo metteremo qui, poi metteremo il resto su. Per il momento il letto lo tolgo e ci metto qua ancora le scale. Ne ho ancora, ecco qua. Così. Poi qua togliamo questo blocco. E ora costruiamo qui. Non so, ancora uno. Sì, ancora uno. Così. Così. Perfetto. Ok, facciamo così. Perfetto. E lo lasceremo così. Poi qua si salirà e si salirà ancora qui. Quindi qua lo lasciamo in questo modo. Facciamo ancora i blocchi. E effettivamente avrei potuto fare 4 blocchi di altezza. Va bene. Allora, però non importa. Perché qui sopra noi ci faremo le nostre fornaci. Piazziamo le torce qui. Qui. Qui sopra. Qui. E nel frattempo lo mettiamo anche qui. Perfetto. Ora prendiamo tutte le nostre fornaci e le spostiamo di sopra. Ok, così. Perfetto. Qua voglio farci poi una finestra. Ci facciamo qua ancora così, perché qua saliremo poi per arrivare al prossimo piano. Quindi qua ci mettiamo altre scale. Poi continueremo per di qua. La casa. Nel frattempo lasciamola così. Il pavimento, come detto, poi lo voglio cambiare. E nel frattempo voglio fare ancora qui, giusto. Fatemi vedere se ho dei vetri come questi qua, perché vorrei fare delle finestre. Ok, ho 6 di vetro. Va bene, nel frattempo posso togliere qua.
qua, qua e qua. Ci facciamo una finestra, così, un po' carina. Perfetto. Ora abbiamo ancora un po' di legna. Vorrei trasformarla in un po' di staccionate, perché così lo facciamo sembrare più stabile la cosa, no? Perché qua vedete che una casa così di solito crollerebbe, quindi non sembra molto realistico. Facciamo così, per pura estetica. Vedete, in questo caso l'estetica possiamo anche mettercela. Ce ne servono altre due. Finito, perfetto. Allora, mi serve altra legna. Ecco fatto. Bene, per il momento questa è la nostra casa. Molto carina. Vediamola da un po' più lontano. Magari da qui. Qua è carina. Questa angolazione mi piace. Ovviamente poi la espanderemo ancora di più questa casa, la renderemo un po' più grande, un po' più efficace. Ci faremo anche una stanza solo per le nostre cose, tipo un ripostiglio, no? Per metterci le casse e tutte le cose, ordinarle in modo buono che riusciamo a trovarle poi quando ci servono. Prendiamo ancora l'ultimo grano che è cresciuto e con questo possiamo chiudere l'episodio in realtà. Quindi come vedete abbiamo fatto già l'inizio della nostra miniera. Nel prossimo episodio ci andremo e andremo a scavare per vedere se riusciamo a trovare un po' di ferro e diamante, magari anche qualche caverna, non si sa, vediamo. Quindi nel prossimo episodio scaveremo un po', allo stesso tempo poi dovrei anche prendere altra legna o magari, e dico solo magari, vorrei avventurarmi un po' più da queste parti qui e vedere se riesco a trovare qualcosa di utile. Comunque sia, per il momento qui abbiamo la nostra miniera, vuol dire che nel prossimo episodio, come detto, ci ritroveremo lì. Mi raccomando, non perdetevelo. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e condividete il video, così non vi perderete il prossimo episodio di Minecraft Estrema. Mi raccomando, ragazzi, vi aspetto. Questo è tutto per oggi. Saluti dal vostro Eporian.